Una cosa da sapere per quanto riguarda le macro, un po' come quello che si può vedere più avanti per le variabili, è che hanno un ambito in cui esistono, in cui possono essere chiamate ed utilizzate. Quindi se ad esempio crei una macro in un file e poi questo lo salvi, lo metti da parte e ne apri un altro, su questo altro file non potrai richiamare le macro che avevi fatto nell'altro, almeno non direttamente. Vediamo qualche esempio di questo scope delle macro di Excel. Cominciamo ad accedere all'editor di Visual Basic usando la scorciatoia Alt F11. Qui vediamo che sulla sinistra in radice abbiamo My Project Cartel 1, che è esattamente il file che abbiamo appena aperto, e qui possiamo aggiungere un modulo. Benissimo, possiamo fare la nostra macro sub A che ci fa un message box qualsiasi. E se sotto proviamo a fare un'altra macro con lo stesso nome, che cosa succederà? Facciamo vedere qualcosa di diverso. Nulla di particolare, cioè non ci dà un errore. Quando usciamo e cerchiamo dal menu di sviluppo di eseguire la macro, lui ci dice o una o l'altra, però poi in effetti quando andiamo a cercare di eseguirla ci dirà errore di compilazione rilevato nome non univoco A. Quindi non è possibile all'interno dello stesso modulo utilizzare lo stesso nome per due routine differenti. Questa la chiamiamo B e il problema all'interno dello stesso modulo si risolve. All'interno dello stesso file però possiamo fare anche più di un singolo modulo. Sempre con tasto destro inserisci modulo, ne verrà uno nuovo e qui se proviamo ancora a dare una sub che si chiama A e usciamo, a questo punto cercando di richiamare la macro ci dirà la B che era quella col nome univoco che chiaramente sta solamente nel modulo 1 e non ci specifica quale modulo contiene tale macro perché sta solo là. Mentre in questo momento che ci sono due macro che si chiamano entrambe A, una nel modulo 1, una nel modulo 2, ce la dà questa indicazione perché se eseguo quella nel modulo A avrò JJ come message box, se eseguo quella del modulo 2 e invece avrò HH. In questo caso riusciamo ad utilizzare due macro con lo stesso nome ma devono essere in due moduli differenti. Quindi una modulo 1, questa sopra, e una modulo 2, quest'altra. Facciamo una cosa diversa adesso, possiamo eliminare questa sub B che non ci serve più, chiudiamo l'editor e con CTRL N facciamo un nuovo file e si chiamerà Cartel2 XLSB. Se torniamo nell'editor di VBA con Alt F11 vediamo che troviamo adesso anche un secondo file senza moduli. Possiamo, trascinando modulo 1 qui in questa zona, non sotto, non da altre parti, qui possiamo copiare proprio il modulo 1 e ce lo troveremo tale e quale in quest'altro file JJ. Qui ci mettiamo invece RR poi per distinguere quando eseguiremo le macro. E a quel punto cosa succede? Io sono dentro la cartella 2, se vado nel menu sviluppo e richiamo le macro, qui vedo A e non mi specifica né il file né il modulo, poiché all'interno di questa cartella Excel che si chiama cartel 2 c'è una sola macro che si chiama A, quindi quella è. Invece potremmo anche far eseguire quelle che stanno nell'altro file Excel. A questo punto ci specifica cartel 1 modulo 1.a se vogliamo quella macro, oppure cartel 1 modulo 2.a e chiaramente qui riusciamo a eseguirle JJ per l'una, HH per l'altra e all'interno di questo file abbiamo RR. Quindi questa è anche la possibilità di chiamare macro che sono su altri file e che abbiamo preparato in precedenza. Ora cosa succede però? Che se andiamo a salvare anche il cartel 1 ma lo chiudiamo e abbiamo solo cartel 2, ora cercando di eseguire le macro troveremo solo la macro A di questo file. Quindi attenzione perché quando crei delle macro nei tuoi file risiedono e sono richiamabili
in modo semplice diciamo, solamente all'interno di quel file. Se mandi il tuo file a qualcun altro, si porterà dietro le macro. Se invece le macro hai bisogno di averle solo sul tuo PC, puoi fare un componente aggiuntivo che ha dentro del codice che utilizzi in tutti i tuoi file senza che sia contenuto all'interno dei file. Ma questo diciamo che è una cosa un po' più avanzata che magari vediamo più avanti nel corso o in un qualche video dedicato. Un'ultima cosa che voglio farti vedere è che il codice Visual Basic puoi anche scriverlo all'interno del foglio. Questo è il foglio 1 della nostra cartella, in questo caso cartella 2 che ho lasciato aperto. Qui possiamo scrivere anche una macro che io per semplicità adesso faccio sempre questo message box. A quel punto quando siamo in Excel e cerchiamo di richiamare delle macro troviamo sì quella che sta nel modulo 1 e che si chiama A, però e lui ce lo fa vedere, abbiamo accesso anche ad eventuali macro che abbiamo salvato all'interno dei singoli fogli. Ora, io uso molto raramente in realtà questa pratica di mettere il codice VBA all'interno di un foglio perché mi trovo molto meglio coi moduli. Tendenzialmente è uno spazio in cui andiamo a scrivere del codice che gestisce ad esempio gli eventi che avvengono su quel foglio, però la gestione eventi non è ancora il momento di scomodarla, quindi la lasciamo per un secondo momento. Bene, chiarito questo aspetto delle macro di VBA che è bene chiaramente tenere presente, possiamo andare ai prossimi video. Ciao!